Salve, sono Morena Poltronieri, insieme a Ernesto Fazioli ho fondato e organizzo gli eventi del Museo Internazionale dei Tarocchi. Vi sto proprio parlando dal museo. E il mio desiderio è proprio quello di condividere qualche pillola con voi, qualche informazione. Intanto il museo è nato nel 2007, all'inizio un po' in sordina, venivano persone da tutto il mondo, adesso sicuramente l'utenza si è allargata e tra artisti, ricercatori, studiosi, curiosi, turisti, sicuramente è diventato un polo internazionale e a noi fa solo piacere. Volevo condividere un po' di immagini, ma anche qualche informazione, per esempio il fatto che il museo è aperto solo su prenotazione e vi invito quindi ad andare sul sito museodeitarocchi.com e visionare le date. Poi potete chiamarci, mandare un messaggio, WhatsApp, insomma quello che desiderate, però facendo capo alle date che vedete sul sito, anche perché poi abbiamo una chiusura invernale. Avanti, quindi via con le parole. Intanto volevo farvi vedere qualche immagine del museo che spero vi incuriosisca e che vi porti quindi a visitarci. Allora, intanto condivido qualche immagine e parto proprio dall'entrata, quindi entrando questo è un po' lo scenario. Sulla destra vedete una scala a chiocciola che porta al primo piano dove c'è quello che noi definiamo archivio storico, che contiene tutti i mazzi che chiaramente sono in visione. A piano terra, cioè appunto in questa sezione invece, abbiamo tutte opere in originale, quindi pezzi unici, quindi dedicati all'arte, allo studio, alla ricerca dei tarocchi. Come potete vedere, siamo soprattutto in connessione con l'arte contemporanea e con la ricerca che parte dalla fine del Settecento in poi, per un motivo molto preciso. Sappiamo tutti che i tarocchi nascono come gioco di corte, se vogliamo scala filosofica, neoplatonica, ma l'aspetto esoterico più prezioso nasce abbastanza recentemente, quindi siamo appunto verso la fine del Settecento. Ecco, da quel momento nasce anche la nostra ricerca, che non esclude assolutamente la parte storica che nelle visite guidate che facciamo all'interno del museo è sicuramente sempre molto presente, però questa è altrettanto sicuramente la nostra specializzazione. Andiamo avanti, ecco, proprio per vedere un altro scorcio, siamo di fianco in pratica, ecco, per esempio sulla destra abbiamo una piccola mostra dedicata a Ottavia Monaco, un'artista che ha lavorato e che lavora moltissimo sul concetto di femminino sacro, che va al di là del genere, ma entra in quella che è la dinamica interiore più profonda attraverso la quale conoscere meglio se stessi. E poi vedete insomma anche opere particolari, sempre vi indico col cursore questa ruota di fortuna che è in ferro, che proviene dalla scuola d'arte di Parma e quindi poi tantissime opere. Questa per esempio su un'anta di un armadio praticamente è un copricapo che veniva usata proprio da un artista performer proprio legato ai tarocchi. E procediamo per vedere ancora qualche immagine. Dunque, questa scultura è di un maestro del Novecento, Nicola Zamboni, importantissimo artista, scomparso recentemente. È una terracotta a grandezza umana, che è divisa in due parti, una parte estremamente ieratica e quasi egizia, e quindi richiama fortemente l'immagine della papessa, l'altra molto più sinuosa, femminile,
in chiara assonanza con l'imperatrice. Poi, se volgete lo sguardo verso la parete in fondo, vedete tecniche particolari, intanto fotografie in bianco e nero, è una mini mostra all'interno di tutto l'organismo del museo che è dedicata al cinema e ad alcuni film, soprattutto del periodo bianco e nero di Ingmar Bergman. E tecniche anche particolari, perché vediamo questa torre fatta con la ceramica raku e sotto questa papessa molto così ammiccante, birichina, e sotto ancora si vede poco, ma comunque è il carro di Arjuna e Krishna, è un'opera che proviene dall'India e richiama proprio il carro dei tarocchi, chiaramente nella visione asiatica. E procediamo per vedere ancora qualche immagine e nel centro vedete questa edera enorme che va verso il cielo, si potrebbe dire, e in alto questa serie di quadri che fanno parte di una performance estemporanea che è stata realizzata alcuni anni fa nel Bosco del Poranceto in uno dei nostri festival da Giovanni Monti, che in un pomeriggio ha realizzato questi dipinti prendendo da ogni carta dei tarocchi delle simbologie chiaramente semplici ma comunque esemplificative e tali da poter essere indossate, cioè in pratica il quadro veniva proprio appoggiato al corpo, di modo che sono nati proprio due mazzi di carte. Questa veramente è stata una particolarità che poi ha visto in questo festival musica e altre performance assolutamente di grandissimo pregio. E qua vediamo meglio alcuni quadri, come spiegavo un attimo fa. In questo armadio raccogliamo l'arte contemporanea, ma quella che ha segnato veramente la storia, che ha toccato anche aspetti sociali. Vediamo per esempio le Jeux de Marseille, voluto da André Breton, il padre del surrealismo. Quindi vi racconteremo, se verrete a trovarci, un po' la storia di questo mazzo particolare realizzato proprio durante la Seconda Guerra Mondiale per portare avanti un discorso legato alla pace attraverso la consapevolezza di un cambio di registro simbolico proprio in un mazzo di carte. E poi ecco, vediamo l'altra prospettiva e quindi questo ci permette di vedere anche meglio quella che è la dinamica di un museo che è densissimo di opere, di sculture, ma anche di una documentazione molto vasta a livello librario, proprio perché abbiamo dei testi antichi, dei primi personaggi che si occuparono di esoterismo come Papius, come Edward Waite, del celebre mazzo dei tarocchi Rider-Waite e il Tellà, e quindi obiettivamente c'è una grande storia. Non escludiamo anche l'altro aspetto di arte contemporanea che però non ha voluto espressamente portare avanti dei discorsi concettuali, come per esempio tutta la collezione di Renato Guttuso. Ecco, qua vediamo quattro lavori, 4 carte che lui ha dipinto e acquarellato in originale, e noi abbiamo appunto tutti i 78, di cui appunto 4 in mostra, ma la valigetta che li raccoglie tutti altrettanto è visibile. Poi, ecco, questo è parte dell'archivio storico, un libro importantissimo che proprio è legato al mazzo visconteo di Bergamo e New York,
con un nome eccellente, anzi due nomi eccellenti. Uno è Italo Calvino e l'altro è Franco Maria Ricci, editore. È una storia molto affascinante, anche questa ve la racconteremo con dovizia di particolari proprio per entusiasmarvi, perché uno scrittore di questo tipo, che assolutamente sappiamo essere uno dei massimi esponenti della letteratura contemporanea, come è entrato nel mondo dei tarocchi, come lo ha visitato, come lo ha percepito e che cosa praticamente poi è emerso dalla sua produzione. Ecco, questa è parte dell'archivio storico che vedete è densissimo. Abbiamo gran parte delle opere in originale, mazzi che vengono da tutto il mondo, dall'India, dal Brasile, dall'Australia, appunto dal Sud America, dalle isole Hawaii, insomma, quindi c'è sicuramente un panorama così, il giro del mondo non in 80 giorni, ma in una visita guidata. Ecco, qua vediamo alcuni frammenti, appunto, sempre dell'archivio storico, e questo mazzo taro molto particolare di Haidel Colquhoun, altra surrealista importantissima, che ha fatto un lavoro solo sui colori della storica Golden Dawn, quindi un mazzo fortemente di impronta esoterica, ma soprattutto che ha evitato le immagini entrando direttamente nel colore inteso come vibrazione, quindi come aspetto così, ecco, di risonanza. Ecco, qua vediamo una piccola parte del museo dal piano superiore e queste due opere gigantesche, Adolfina De Stefani e Antonello Mantovani, e questo invece è l'angolo del bookshop dove ci sono appunto i libri delle nostre edizioni, eh, ma non solo, mazzi storici in edizione limitatissima, quindi poche copie, da 30 copie a 100 o 200 massimo, e vabbè, un piccolo scorcio anche appunto dalla vista eh, laterale, e questo armadio surrealista che adesso non c'è più, quindi ve lo mostro con piacere perché è stato fatto proprio in collegamento alla Biennale di un paio di anni fa, quando autori e autrici che si sono dedicati all'esoterismo e ai tarocchi hanno trovato spazio, e quindi abbiamo voluto sottolineare anche noi il tutto. Beh, questa è una parte del bookshop con nostri libri, nostri mazzi e così via. Concludo quindi con il nostro sito museodeitarocchi.com, quindi l'invito è ancora quello di venirci a trovare. Poi, nel caso in cui non possiate, visitate il sito, per noi comunque è un gran piacere ugualmente, e andate anche nella parte delle collezioni perché potete vedere tantissime opere che sono ospitate qua nel museo, e quindi così essere un po' vicini a noi anche in lontananza. Ricordate che su prenotazione vi aspetto. A presto.